Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Questa sera parliamo di un NDE particolare, come sempre tutte le NDE hanno qualcosa di particolare, ma questa è particolare a suo modo perché è l'NDE di Kimberly Clark Sharp. Chi è Kimberly Clark Sharp? È quella persona, quella signora che ha fondato l'Alliance negli Stati Uniti d'America e precisamente Seattle, Washington. Cos'è l'Alliance? L'Alliance è l'Associazione Internazionale per lo Studio dell'NDE, la più importante associazione a livello mondiale per lo studio delle NDE. Quindi ovviamente questa associazione nasce prima di tutto dal desiderio di Kimberly di capire cosa le era successo e di approfondire cosa sono le NDE. Siamo in tempi recenti, tra gli anni 90 e infatti nel 2003 c'è stato il congresso più grande dell'Alliance e Kimberly Clark Sharp stava camminando per la sua strada, improvvisamente cade esamine sul marciapiede e lì si apre un mondo. Andiamo a vedere che cosa prova in quel momento Kimberly nel mentre che la gente cercava che l'ha vista cadere, cercava di soccorrerla e quindi di portarle i primi soccorsi. Vediamo cosa ci racconta Kimberly. Trovate dei video di lei in lingua inglese anche qua su YouTube, quindi se vi interessa, se capite un po' l'inglese, potete sentire il racconto della sua più viva voce invece che dalla mia. Nel frattempo io ve lo racconto. La prima cosa che ricordai fu l'impellenza della voce di una donna che urlava: non sento il polso, non sento il polso, chiamate qualcuno, chiamate aiuto. In realtà invece Kimberly dice che lei si sentiva benissimo, veramente bene. A ripensarci non si era mai sentita così bene in vita sua come in quel momento in cui tutti la soccorrevano convinti che lei stesse malissimo. In effetti il suo corpo era collassato e non aveva più né battito cardiaco né respiro. Questo frangente durò per circa 10 minuti, quindi vediamo cosa ha vissuto Kimberly in questi 10 minuti di assenza di vita. In quel momento, dice Kimberly, mi sentivo veramente bene. L'unica cosa, potevo sentire le voci, le persone che accorrevano, che soccorrevano, l'unica cosa non vedevo ancora nulla. Poi mi sentii immersa in una nebbia e anche questa nebbia mi impediva la vista, ma la mia consapevolezza si fece più chiara, cioè cominciai a capire che non ero più nel corpo. Questa nebbia era un grigio chiaro molto densa e ho sentito come se io dovessi stare lì in attesa, come se fossi in una sala d'aspetto quando si attende l'aereo piuttosto che il treno, e quindi stavo attendendo, stavo cercando di capire dove avrei dovuto andare. Kimberly ci dice che il tempo non aveva più nessun valore in quel momento, presente, passato, futuro, tutto si svolgeva contemporaneamente, non c'era più la percezione del tempo come siamo abituati ad averla sulla Terra. Quindi lei si mise ben disposta a fare questa specie di sala d'attesa. Improvvisamente sentì e vide con le code degli occhi, cioè i limiti della sua sfera visiva, un'esplosione di luce che piano piano diradò tutta la nebbia e la avvolse completamente. Disse anche Kimberly che improvvisamente
questa luce cominciò a dispiegarsi dopo averla avvolta verso l'infinito. Quindi era come vedere proprio l'infinito piano piano dipanarsi e appunto conquistare tutto lo spazio visibile e anche oltre. E lei capì che in quel momento stava vedendo il dispiegarsi almeno di una parte di Dio, perché quello che lei sentiva era un amore, quella luce era amore, amore rivolto verso di lei. E le dice no solo un amore intimo come siamo abituati a percepire, un amore sacro, un amore completo, un amore con parole umane ovviamente a 360 gradi, che la coinvolgeva, la riscaldava, le dava serenità, le dava tranquillità, le dava gioia. Dice Kimberly, la parola Dio mi sembra anche troppo restrittiva per definire quell'essere, quella sensazione, quella cosa che mi stava volendo bene. Ero davanti al mio creatore, non avevo mai visto Dio, ma in quel momento ero cosciente che questo era Dio e Dio era lì per me, mi amava, mi proteggeva, mi curava, mi informava e tutto quello che io chiedevo ricevevo risposta. Non avveniva a parole, non avveniva in maniera così limitata. Era una conoscenza che veniva direttamente infusa. Nel momento in cui si poneva la domanda, sapeva esattamente tutto della risposta. Come se in quel momento improvvisamente si conoscesse una cosa, e sapete quando si ha una specie di déjà vu, e quindi capiva che quella cosa era proprio così e che già lo sapeva. E allora pose le domande fatidiche, le domande che tutti ci poniamo, le grandi domande della vita. Perché siamo qui? Per imparare, le venne risposto. Qual è lo scopo della nostra vita? Amare, le venne risposto. Allora, in quel momento, Kimberly si è sentita come se queste cose le avesse sempre sapute, come qualsiasi cosa della conoscenza che le veniva ceduta, che le veniva riversata dentro, lei già le avesse sapute. Era veramente più della conoscenza che noi capiamo e sappiamo nella vita terrena. A quel punto però una di queste conoscenze che le venne riversata dentro era quella che lei doveva tornare indietro e doveva farlo subito. Lei cercò di imporsi, non voleva tornare alla vita di prima di cui si era già dimenticata, lei voleva vivere lì, voleva andare avanti, voleva conoscere di più, voleva conoscere questo amore infinito che la coccolava, ma non c'era possibilità di replica e sentì che stava già a essere rispedita indietro. Improvvisamente si vede all'altezza del suo corpo, sul marciapiede, era un pochino più in alto e un pochino di lato, quindi vede il suo corpo di profilo e però si sentì fredda nei confronti di quel corpo, aveva lo stesso affetto che avrebbe avuto per un suo cappotto usato, per un vecchio cappotto che comunque l'aveva protetta dai rigidi freddi invernali, ma che ormai non voleva più mettere. Questa era l'impressione che aveva del suo corpo e poi improvvisamente vi si ritrovò dentro. Una cosa le era chiara da quel momento: qualsiasi cosa sia la coscienza di sé, la consapevolezza, non abitava dentro quel corpo. La sua essenza, la consapevolezza, i ricordi, la personalità erano e vivevano al di fuori di quella prigione di carne. Così lei definisce quell'esatta esperienza. E ancora una volta, attraverso questa testimonianza, ci viene la conferma che quello che sopravviverà saremo noi, non il noi corpo, faccia, viso, mani, ma il noi, quello che determina chi siamo. E questo continuerà a vivere. Questa è stata l'esperienza di Kimberly Sharp. Sappiate che questa signora è stata così
coinvolta, così colpita da questa esperienza, che ha fondato appunto l'Allianz, e soprattutto ricorda ancora oggi vividamente quell'esperienza, proprio come una delle esperienze più vive e più vivide che lei ha avuto. Spero di avervi trasmesso esattamente attraverso le sue parole quali sono state le sue sensazioni, ma veramente questa NDE, per quanto non lunghissima, è abbastanza coinvolgente. Ditemi voi cosa ne pensate, scrivetemelo qua nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un like, solo il 20% di voi è iscritto, serve, aiutate il canale a crescere. Iscrivetevi, mettete il like, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!